Benvenuti a CivilNet. Oggi siamo a Cizernaka-Berd, luogo dedicato alla commemorazione del genocidio degli armeni a Yerevan. E il nostro ospite di oggi è Pietro Kuchukyan, dottore ma anche presidente del Comitato Internazionale dei Giusti per gli Armeni e anche console onorario degli armeni in Italia. Benvenuto a CivilNet. Grazie. Allora, per cominciare direi di fare subito un po' di passi indietro ed arrivare al 1915, anno ufficialmente riconosciuto come l'anno d'inizio del genocidio degli armeni. Potrebbe parlarci un po' di cosa è successo in questo periodo e come tutto è cominciato? Beh, la persecuzione degli armeni è cominciata molto prima. È cominciata alla fine dell'Ottocento, nel 1894, 95 e 96, stati grandi massacri impuniti. Questi massacri impuniti hanno dato poi luogo nel 1909 a un altro massacro di Adana, sempre impunito, e quindi si è approfittato della Prima Guerra Mondiale, perché tutti i genocidi avvengono durante la guerra e quando c'è un partito unico al potere, per eliminare tutta l'etnia armena in Anatolia. Gli armeni ci vivevano da 3000 anni, il governo era un governo estremamente nazionalista che non voleva turchizzare tutto. È stato praticamente un genocidio riuscito e perfetto dal punto di vista della pulizia etnica, che poi è continuata anche dopo la guerra, praticamente fino agli anni della Seconda Guerra, inizio della Seconda Guerra Mondiale, è continuata l'espulsione dei pochi armeni rimasti. E perché gli armeni ci potrebbe spiegare perché gli armeni erano perseguitati? Qual è stato il motivo per cui... Non è facile spiegare in due parole. Sicuramente la ragione principale era che i turchi volevano uno Stato omogeneo, tant'è che dopo il genocidio degli armeni hanno tentato lo stesso genocidio contro i curdi, che la persecuzione dura fino ad oggi e non ci sono riusciti, perché per loro era indispensabile avere una nazione monoetnica. Quindi la ragione principale è questa. Poi ci sono tante altre ragioni, da quella religiosa, da quella politica, da quella finanziaria, perché secondo uno storico turco, Taner Akçam, la Repubblica di Turchia moderna nasce finanziariamente proprio sul genocidio armeno, perché tutte le proprietà degli armeni sono state conquistate, prese e inglobate nelle finanze dello Stato. E per esempio invece arrivando un po' ai nostri giorni, durante gli anni sono stati numerosi gli stati che hanno riconosciuto il genocidio, mentre la Turchia ancora non l'ha fatto. Perché secondo lei? La Turchia non riconoscerà mai il genocidio degli armeni, perché il gruppo dei carnefici, il cosiddetto Unione e Progresso, il partito Unione e Progresso, è quello che ha organizzato il genocidio. Finita la guerra, tutta la burocrazia, gli ufficiali, i militari che avevano eseguito il genocidio sono confluiti nel movimento di Mustafa Kemal della Repubblica Turca. Tant'è che 4 ministri turchi erano dei carnefici, addirittura un presidente della Repubblica Turca era uno che aveva organizzato il genocidio degli armeni, quindi è impossibile che riconoscano, perché loro stessi sono gli eredi dei fondatori della patria, che sono considerati dei grandi patrioti, perché hanno eseguito questa pulizia etnica e hanno reso quello che è oggi la Turchia. Secondo lei è necessario, per andare oltre, per mettere un po' una pietra sopra a questo evento tragico del passato degli armeni, è necessario che la Turchia riconosca il genocidio o in qualche modo si può fare qualcosa per andare oltre? Io mi occupo anche di cosiddetti giusti, cioè queste persone che hanno salvato gli armeni, e non di tutto il mondo, perché c'è stato anche qualche turco che all'epoca ha salvato gli armeni. E
questi sono considerati ancora oggi dei traditori della patria, perché hanno salvato gli armeni invece di ucciderli. E quindi però per noi sono dei giusti. Io vorrei che fossero riconosciuti in Turchia, anche non solo facessero i monumenti ai carnefici, come ci sono ancora adesso, da Talat, Enver, Gemal, eccetera, ma anche quelle persone che hanno disobbedito agli ordini, quindi che per noi sono dei giusti e loro ovviamente non li considerano. Per esempio c'è un certo Mustafa Razizoglu, che era il sindaco di Malatya, che vedeva passare le carovane e lui cercava di salvare più armeni possibili e ne ha salvati molti. Alla fine della guerra il figlio, che era un nazionalista turco, ha ucciso il padre. Mentre pregava in moschea gli ha tagliato la testa con un'ascia. Allora, per noi armeni il padre Mustafa Razizoglu è un giusto, un salvatore, per i turchi è un eroe, è il figlio. E invece, un po' andando sulla sua storia personale, lei è figlio di un sopravvissuto al genocidio. Esatto. Ma nonostante questo ha deciso appunto di dedicare la sua vita alla ricerca dei giusti per gli armeni. Potrebbe raccontarci Sì, del a dire la motivo? verità, io ho cominciato a interessarmi del genocidio a fondo e quindi leggevo, mi documentavo, andavo a vedere in diversi posti, eccetera. Poi a un certo punto ho incontrato un professore della Sorbonne, che poi è Raymond Kevorkian, che mi ha detto: guarda, tanti anni fa, se tu continui così va a finire che impazzisci. Allora ho detto, beh, io cerco di parlare lo stesso del genocidio, ma attraverso i giusti che hanno aiutato, hanno salvato, sono stati testimoni di verità. Poi verso la fine mio padre ormai era molto anziano, quando è morto, come al solito quando muore un padre scatta qualcosa nel meccanismo psichico, quindi mi sono dedicato ancora di più, ma mio padre aveva lasciato un manoscritto in cui narrava una cosa che mi ha sollecitato a seguire questa via. Cioè lui diceva nel 1895 ci sono stati i massacri amidiani di Abdulhamid a Costantinopoli e c'erano bande armate, lui scriveva, di curdi con le mazze chiodate che spaccavano la testa a tutti gli armeni. E lui scrive che ricorda che la famiglia sua si è rifugiata in cantina e è rimasta lì 10 giorni, fuori c'era un turco che diceva: qui non ci sono armeni, non ci sono armeni, e così si sono salvati. Ecco, è stato uno stimolo alla ricerca dei giusti per gli armeni. E una vedova di un armeno scampato al genocidio dal deserto di Derzor, che è arrivato in Italia, questa vedova, quando è morto, cioè il marito, mi ha lasciato una serie di fotografie. Erano fotografie del 1915, erano le fotografie di Armin Wegner, che aveva fotografato il genocidio degli armeni, che era proibito, pena la morte, di fotografare. Lui era un ufficiale tedesco, ha preso queste fotografie e le ha portate poi in Germania, è riuscito a portarle in Germania, e io avevo quelle foto. Ho organizzato una mostra al Museo Archeologico di Milano nel 1995 e sono stato fortunato perché il giorno dopo di questa mostra è venuto il console turco e l'ha fatta chiudere. Pensa, uno straniero che fa chiudere la mostra italiana, quindi ha avuto un grande successo e poi in tutta Italia ormai l'ha vista quasi 1,5 milioni di persone. Ma in quell'occasione ho conosciuto il figlio e il figlio, Misha Wegner, vive a Roma e aveva ancora le ceneri del padre. Ho detto: facciamo una bella cosa, andiamo e le portiamo in Armenia. E così siamo venuti qua a portare le ceneri con una grande cerimonia e le abbiamo messe in questo muro, è stato il primo. Poi da lì sono venuti molti altri, poi ne vedremo molti altri giusti che hanno aiutato, salvato, ma anche un console italiano, Giacomo Gorrini, Morganto, ambasciatore americano, e io andavo ogni volta nei luoghi, in America, in New York, a trovare la famiglia, a convincerli.
siccome le ceneri non si poteva portare, però portavo la terra tombale di questi personaggi e la mettevo qui nel muro della memoria. Un'altra cosa invece è che appunto nella ricerca dei giusti una delle iniziative che promuove è la costruzione dei giardini dei giusti, come questo qua a Yerevan per esempio. Lei è cofondatore del giardino dei giusti qua a Yerevan, giusto? Sì. Ok, potrebbe parlarci anche un po' della storia di questo posto? Allora, io poi sono andato avanti così un po' in solitario con questo mio comitato, poi ho incontrato un Gabriele Nissim di Milano, che è uno storico ebreo, che parlava di un giusto per gli ebrei, Dimitar Psheshev. Abbiamo unito le forze e abbiamo fondato un'associazione che si chiama Garivo, Garden of the Righteous Worldwide, cioè il giardino dei giusti per tutto il mondo, con il quale abbiamo fondato un giardino a Milano e noi ricerchiamo i giusti dell'umanità, i giusti di qualsiasi genocidio, massacro, stermini. Siamo riusciti attraverso questa società, che adesso è diventata abbastanza grossa, abbiamo allargato ad altri giardini in Italia, ci sono 100 giardini in Italia, ce n'è uno a Varsavia, abbiamo fatto a Sarajevo, a Tunisi, a Amman in Giordania, adesso a giugno andrò a inaugurarne uno a Beirut e quindi stiamo allargando perché vogliamo che il concetto di giusto inizialmente degli ebrei, dello Yad Vashem, si possa estendere a tutte le persone che hanno salvato, che hanno aiutato, che hanno seguito il bene invece del male. Ecco, Armin Wegner, quello di cui ho parlato, il primo che ho portato, questa è la sua terra tombale. Poi c'è Henry Morgenthau, come ho detto, sono andato a New York dalla famiglia, è venuta qua tutta la famiglia, era l'ambasciatore degli Stati Uniti all'epoca del genocidio. Franz Werfel, che ha scritto il più importante libro sul genocidio armeno, i 40 giorni del Mossadegh, Johannes Lepsius, che è sepolto in Armenia, era un pastore che ha aiutato gli armeni prima del genocidio, dopo, durante, ha raccolto tutte le documentazioni e per cui si è avuto a sapere il coinvolgimento anche della Germania nel genocidio. James Bryce, che ha fatto il cosiddetto inglese, il libro di tutte le testimonianze durante il genocidio è raccolto, molto importante per la Società delle Nazioni, Anatole France, che dalla Francia ci ha sempre seguito, Giacomo Gorrini dall'Italia, italiano, era console a Trebisonda e ha visto tutte queste carovane che passavano, la gente che moriva per strada, suicidi, è tornato velocemente in Italia e ha fatto il primo articolo sul Messaggero di Roma su quello che avveniva, ancora nel 1915, quello che avveniva a Trebisonda. E poi anche qui è interessante perché è venuto il Papa quando è venuto qua, era Benedetto XV, che ha scritto al sultano di interrompere lo sterminio e di aiutare gli armeni. E io avevo chiesto un po' di terra tombale del Vaticano. E loro mi hanno scritto no, la terra no, però porteremo qualcosa di importante. E in effetti hanno regalato al museo la lettera autografo di Benedetto XV al sultano di allora. Ecco, poi Fridtjof Nansen è stato il primo commissario della Lega delle Nazioni, quello che è oggi l'ONU. È straordinario. Sono andato a Oslo, ho trovato la sua casa, ho inseguito il figlio per mesi, non riuscivo mai a trovarlo, poi alla fine l'ho trovato, l'ho onorato là, abbiamo messo anche là mettiamo le targhe sulla casa museo, e poi l'abbiamo onorato qui. Praticamente dopo la prima guerra mondiale c'erano 60 milioni di senza patria, apolidi. Lui ha inventato un sistema economicamente
sostenibile per aiutare. Ha aiutato praticamente tutta l'Europa. Avevano requisito le navi tedesche, le ha fatte rimettere a posto dai profughi e poi le ha usate per trasportare i profughi da Smirne, eccetera. E ha inventato una cosa che ci vorrebbe ai nostri giorni, perché è una cosa fantastica, che è il passaporto Nansen, il passaporto per gli apolidi. E mio padre aveva un passaporto Nansen, perché era venuto qua e poi aveva perso la cittadinanza ottomana. Lui era ottomano ovviamente, perché veniva dalla Turchia, è venuto in Italia quando aveva 12 anni. Il papà nel 15, quando ha visto il nonno che le cose andavano male, l'ha fatto venire, è rimasto poi sempre in Italia, a Venezia, ha studiato al collegio di Venezia, dove ho studiato anch'io. San Lazzaro? A San Lazzaro, cioè i padri di San Lazzaro però hanno un collegio ai Carmini a Venezia. Grazie signor Kuchukyan, grazie per essere stati con noi e soprattutto per seguire Civilnet.